Avete tutto il video per capire se lo faccio davvero. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi voglio parlarvi di una chitarra che proprio non mi ha convinto. Io avevo chiesto di provare una chitarra in particolare e mi è arrivata questa. Non ci credo che adesso si mettono a fare ste chitarre. Cioè, chi le usa? Se vuoi vedere chitarre che abbiano un po' più di senso rispetto a questa, iscriviti al canale, perché giuro che è la prima e l'ultima volta che una chitarra del genere passa da qui. Se poi non sei soddisfatto, puoi anche seguirmi su Instagram. Io adesso devo capire perché i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato questa chitarra. La prima ipotesi che mi viene in mente è quella di un errore di spedizione, però non lo so, perché io l'ultima volta che li ho sentiti gli ho detto stupitemi. Facciamo così, questo video lo dividiamo tutto a punti, così è più semplice. Vi spiego perché questa chitarra mi ha deluso tantissimo. Punto 1, la versatilità. Questa penso sia la chitarra meno versatile che esiste al mondo. Ha solo un pick up e nonostante abbia soltanto un pick up ha comunque il selettore a 3 posizioni che non ha senso di esistere. Posso capire il potenziometro del tono, così almeno puoi cambiare un po' il suono e chiuderlo leggermente. Ma il selettore cosa seleziona se non ci sono gli altri pick up? Con questa chitarra ci posso suonare solo quello che si suonava quando hanno inventato la chitarra elettrica. Decisamente non la rende una chitarra pro. Almeno potevano metterci un humbucker, così almeno con lo split c'era qualche possibilità in più. Però vabbè, non è che gli possiamo chiedere troppo. È vero che il prezzo della chitarra è abbastanza contenuto perché si parla di una chitarra sotto i 400 euro. Però cavolo, me la fai pagare come una chitarra che di pick up ne ha 2. O il pick up che c'è qui sopra è fantastico, oppure tutto il resto del valore è distribuito nelle altre componenti dello strumento. Cerchiamo di capirlo un po' suonandola. Numero 2, la marca. Non c'è neanche scritto Fender sulla paletta. Una chitarra che non ha nemmeno la garanzia di avvicinarsi ad una chitarra di ben altro livello, come può essere una Fender. Personalmente su un palco non la porterei mai. Manco fosse una Stratocaster, cioè siamo proprio lontanissimi dalla chitarra ideale. Anche perché, diciamocelo, quando sali su un palco in mezzo ai musicisti, che sia per una jam session oppure per un concerto vero e proprio, e tutti hanno le loro belle chitarre e tu tiri fuori una Squier, un po' di soggezione ti viene. E poi mentre suoni il paragone poi crolla del tutto, perché quelli con quelle chitarre hanno dei suoni che sono spaziali. Punto numero 3, l'estetica. Cos'è questo azzurrino con i brillantini? Una chitarra da pro deve avere almeno, ma almeno, un top in acero fiammato con delle venature del legno che fanno dei disegni pazzeschi. Quanto attira l'attenzione. Come possiamo pensare di fare la stessa cosa con questa che sembra una caramella confezionata? La cosa sarebbe ben diversa se si usasse, non lo so, una PRS Core americana. Già non ci puoi suonare quasi niente. In più non c'è neanche scritto Fender sulla paletta, almeno potevate farla bella esteticamente. Fosse almeno
almeno simile alla Classic Vibe che abbiamo visto qualche video fa, potrei anche capire. Quella era una chitarra fatta e finita, che poi magari con le luci del palco, nella situazione giusta, uno la guarda e da lontano magari pensa anche che è una Fender vera. Sembra proprio la classica Fender Telecaster. Questa, che ha un pick up solo, la becchi subito che non è una Telecaster, dai. E poi c'è una cosa che proprio non mi va giù, ma non va giù a me come non va giù a nessun altro professionista sulla faccia del pianeta. Numero 4, il prezzo. È troppo basso, non è da pro. Una chitarra che si rispetti deve avere almeno 4 cifre nel prezzo. Questa ne ha 3 e sono pure piccole. Che professionista sei se quando ti chiedono quanto costa la tua chitarra non rispondi una cifra che è compresa tra i 2500 e i 6000 euro? Parlandone con un amico è saltato fuori che è anche uno dei requisiti per suonare in certe situazioni, e lui è uno di quelli che suona in orchestre importanti. Quando ha fatto il provino mica gli hanno chiesto se era diplomato in qualche accademia musicale o su quanti palchi fosse stato. Prima ancora di sapere come si chiamasse gli hanno chiesto: ma che chitarra hai e quanto costa? E lui, che è un fenomeno davvero, non aveva mica bisogno della chitarra da 36 miliardi di euro. Lui era contento con la sua PRS SE, tipo quella che ho provato in questo video. Lui aveva uno di quelle uguali ma con il manico in acero roasted. Quando gli ha risposto che la chitarra costava meno di 1000 euro, questi gli hanno detto: sai cosa c'è? Le faremo sapere. Ora vi do una soluzione per fare i pro, ma quelli veri, e possiamo fregarli tutti così. Prendiamo questa chitarra e gli cambiamo il manico, così sulla paletta in alto c'è scritto Fender, così la facciamo passare come una Fender Telecaster rarissima. All'epoca hanno sbagliato a farla con un pick up solo, però fare tutte queste cose su una chitarra che costa meno di 400 euro rischia di essere davvero dispendioso. Allora sai cosa? Tanto vale, per una chitarra del genere l'unica cosa da fare... Allora, va bene tutto, però adesso la Stratocaster è la chitarra ideale. Non esageriamo. Qualcosa di strano c'era e si capiva. Ok, la chitarra rarissima. Penso sia chiaro a tutti ormai che questo è stato, nella prima parte, un video troll, ma di quelli... Allora, perché questo video? Innanzitutto si è capito fortissimo che ho voluto far finta di essere uno di quelli che magari con le chitarre sta sulla superficie delle cose e non scava neanche un po' con i ditini la terra, giusto per vedere cosa c'è sotto. La cosa brutta di queste persone è che tutta questa superficialità che c'è nel mondo della chitarra poi la traducono anche nella vita reale di tutti i giorni. Mi capita sempre di vedere nei gruppi persone che chiedono consigli o pareri su alcune chitarre che vorrebbero acquistare, e puntualmente c'è sempre quello che arriva e dice: ma va, ma cosa compri quella chitarra? Compra questa che è più bella, senza capire in realtà che magari quelle chitarre che quella persona sta proponendo per loro sono il massimo, e non solo a livello assoluto, magari semplicemente nel senso economico. Più di quello non si possono permettere, ma a loro va benissimo così. Tutte queste persone che si fermano alla superficie delle cose, oltre a essere dannosi per gli altri perché trasmettono negatività, sono dannose anche per se stesse. Con questi pensieri si precludono tantissime possibilità, un po' come ho fatto io nella prima parte del video. Ora prendiamo tutti i punti della prima parte del video e li smontiamo uno per uno, e cerchiamo anche di capire perché questa chitarra ha valore, ha senso e potrebbe anche fare al caso tuo. Io spero che quelli di Musical Store 2005 siano arrivati fino a qui nel video, perché sennò non mi mandano più niente, ma proprio zero. Allora, intanto, questa è una Squier Classic Vibe e Squier modello custom anni 60, quindi non una Telecaster super rarissima che hanno sbagliato a farla. Se sei
sei un chitarrista veramente bravo, te ne freghi che la chitarra ha solo un pick up. Qualsiasi suono lo tiri fuori semplicemente cambiando il tuo modo di suonare, cambiando quanto suoni forte, cambiando la simulazione dell'amplificatore o l'amplificatore stesso che stai usando, adattando il tuo suono al tuo modo di suonare. E questo sarà solo e soltanto frutto della tua esperienza. Tipo le demo che ho fatto all'inizio del video, quando ti dicevo che questa chitarra è la meno versatile sul pianeta. Ho suonato due cose che sono completamente l'opposto l'una con l'altra. Dimmi nei commenti se questa cosa l'hai capita subito, perché se l'hai capita praticamente il mio video è inutile, mi hai fregato. E poi, chi se ne frega che non c'è scritto Fender sulla paletta, ma meglio che non c'è scritto Fender sulla paletta. Ancora una volta, se sei uno che veramente sa suonare, ti possono mettere in mano anche una tavola di legno e tu i suoni riesci a farli comunque. Magari qualche chitarra ti oppone un po' di resistenza perché dal punto di vista liuteristico è un po' più un casino da suonare. Magari anche il setup non è proprio l'ideale per te. Però sono sicurissimo che con un po' di esperienza capirai che il nome sulla paletta non fa diventare il tuo suono più grande, ma solo il tuo ego. Adesso non venire qua a menarmela che io ho la Gibson però, E per il colore, ma chi se ne frega? Ok che la chitarra deve essere bella a gusto personale, ma se uno sa suonare gli puoi mettere in mano anche la chitarra a forma di fetta di pizza e se l'obiettivo finale è fare musica, la musica si fa. E poi non voglio neanche parlare della questione prezzo. Se sai suonare, provi la chitarra e ti piace, quelli che devono sentirsi in soggezione sono quelli che hanno speso magari 5.000 euro per la chitarra perché basta quello per fare i fenomeni, non tu. Tu puoi soltanto andare in giro a tirartela fortissimo perché con una chitarra che ti ha lasciato il portafoglio pieno per altre cose sei soddisfatto e non hai bisogno di compensare eventuali mancanze oppure soddisfare il tuo ego solo per apparire. Anche perché sicuramente tu sei uno di quelli che va dritto alla sostanza delle cose. Infatti sono sicurissimo che sei già nel gruppo Telegram. Il gruppo si chiama Share Your Tone, quindi da qua possiamo anche capire che il clima lì dentro è di condivisione. Entra a tuo rischio e pericolo. Io spero che per i pochi arrivati a questo punto del video sia chiaro che la recensione di questa chitarra si è mossa su due fronti, che le cose che ho detto restano comunque vere per alcune persone, altre sono vere oggettive perché ad esempio la chitarra ha un pick up solo, e che non dobbiamo mai, e dico mai, fermarci alla scritta sulla paletta. Se sei arrivato fino a questo punto del video, complimenti se non mi hai ancora massacrato di insulti, 1. E 2, fammelo sapere iscrivendoti al canale e commentando, tra un po' ti dico anche come. E per quanto riguarda questa chitarra, io ti dico soltanto che l'ho usata anche per fare un videocorso sul blues che è uno spettacolo, altro che non è valida. Il videocorso te lo lascio qui sopra oppure il link qua sotto in descrizione. Clicca dove vuoi, basta che clicchi e non fare quelli che si fermano sulla superficie delle cose. Io ringrazio davvero tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 intanto per la pazienza e poi per avermi mandato questa chitarra per dimostrarvi che tantissimi, esattamente come con la chitarra, si fermano all'apparenza e non vanno fino in fondo alle cose, nemmeno ai video, e sicuramente nei commenti ne avremo la dimostrazione. Se sei arrivato fino a qui ti rinnovo l'invito a scriverlo nei commenti e magari scrivi che la tua chitarra preferita è la Les Paul, così ti riconosco, e non fare spoiler.